Certo, qui si semplificano e si ottiene che meno 2 è uguale a 1. E chiaramente questo significa che la matematica è sbagliata. Ora devo solo trovare un modo per farlo sapere. Ciao ragazzi, bentornati al Matsegnale. Questa mi sembra proprio un'ottima idea. Ciao, oggi devo andare a registrare quel maledetto video, se no Ricky giustamente mi ammazza. Ma chi sei? Chi sei tu? Ora dammi la maglietta. Cosa te ne fai della maglietta? Stai qui per un po'. Ora devo solo provare la voce. Ciao ragazzi, bentornati al Matsegnale. Perfetto. Ciao ragazzi, bentornati al Matsegnale. Ciò di cui vi parleremo oggi è una serie di dimostrazioni che sicuramente a scuola non vi hanno mai mostrato. Il perché lo scoprirete tra poco. Per prima cosa, dimostriamo che ogni numero è uguale al suo doppio. Cominciate a capire perché vi hanno tenuto nascoste queste parti? Venite a vedere. Partiamo da due numeri, A e B, che dichiariamo essere uguali. Adesso possiamo moltiplicare per A ambo i membri, ottenendo questa uguaglianza. Possiamo sottrarre ad ambo i membri il termine B alla seconda, ottenendo quest'altra uguaglianza. E ora scomponiamo. Da un lato abbiamo un raccoglimento totale del fattore B, dall'altro abbiamo una differenza di quadrati, A meno B per A più B. Ma adesso abbiamo il fattore A meno B in comune, quindi possiamo tranquillamente dividere per A meno B ad ambo i membri, ottenendo B uguale ad A più B. Ma adesso ricordiamoci, A era uguale a B, quindi per noi scrivere A o scrivere B è del tutto equivalente e otteniamo che B è uguale a 2B, ovvero ogni numero è uguale al suo doppio. Ma questo è soltanto l'inizio. Siete pronti a veder cadere uno dei baluardi della matematica, il teorema di Pitagora? Per farlo ci appoggiamo a una costruzione simile a questa. Tanti di voi avranno visto questo cerchio con questo poligono iscritto e dovreste essere consapevoli che al crescere del numero dei lati di questo poligono, quello che otteniamo si avvicina sempre di più alla nostra circonferenza e quindi possiamo usare il perimetro del poligono al crescere del numero dei lati per approssimare il valore della circonferenza. Bene, facciamo la stessa cosa su questa figura. Consideriamo il punto medio di uno dei cateti. Prendiamo la parallela all'altro cateto, intersechiamo l'ipotenusa. Da questo punto tracciamo la parallela al cateto originario e intersechiamo l'altro cateto. Ora siamo interessati a capire quanto sia lunga questa spezzata. Questi due pezzi sono esattamente questo cateto e questi due pezzi sono esattamente l'altro cateto, quindi la somma dei due cateti è uguale alla lunghezza di questa spezzata che abbiamo ottenuto. Perfetto. Ma ora iteriamo il procedimento e quindi in questi due triangoli facciamo la stessa costruzione. Questo significa che questa spezzata ha la stessa lunghezza della spezzata precedente, che ha la stessa lunghezza della somma dei due cateti. Questo ci dice che noi possiamo andare avanti quanto vogliamo a fare questa costruzione e la lunghezza della spezzata che otterremo sarà sempre uguale alla somma dei due cateti. Quindi, siccome è evidente che questa spezzata si avvicina all'ipotenusa al crescere del numero di iterazioni che facciamo, possiamo dire, come nel caso della circonferenza, che al limite, quindi al tendere all'infinito di queste iterazioni, la lunghezza della nostra spezzata sarà proprio la lunghezza dell'ipotenusa. Quindi, che la somma dei due cateti è uguale alla lunghezza dell'ipotenusa e questo contraddice palesemente il teorema di Pitagora, che invece vi dice che la somma dei quadrati sui cateti è uguale al quadrato dell'ipotenusa.
Quante volte avete visto un'immagine come questa, in cui venivano presi in giro gli ingegneri perché approssimavano π greco a 3? Forse non l'hanno mai approssimato, forse π greco è sempre stato 3. E ora ve lo mostriamo. Scriviamo pure π greco come 3 più delta. Delta sarà questa sua fantomatica parte decimale, dopo la virgola. Bene, consideriamo adesso questa quantità che chiamiamo x, che non sarà nient'altro che 3 più delta mezzi. E adesso ricordiamoci un attimo, dopo aver fatto minimo comune multiplo, chi era delta, ottenendo quest'uguaglianza. Adesso moltiplichiamo per 2 delta ad ambo i membri, ottenendo quest'uguaglianza, e anche in questo caso ricordiamoci di nuovo chi era delta. Adesso ci basta svolgere il calcolo, portare a destra e a sinistra i termini in modo coerente e la piccola magia. Notate che se noi decidiamo di aggiungere x alla seconda ad ambo i membri, ci ritroviamo esattamente con questa uguaglianza. E a questo punto ci basta togliere quei quadrati per poter ottenere questa uguaglianza, e dopo un piccolo passaggio, proprio il fatto che π greco deve essere 3. Pensavate davvero che la geometria euclidea fosse corretta? Pensavate davvero che esistessero tutte quelle tipologie di triangoli? Sciocchi. Ora vi mostrerò come tutti i triangoli siano in realtà isosceli, e per farlo partiamo da un triangolo qualsiasi, come questo. Ora facciamo questa costruzione, tracciamo la bisettrice di quell'angolo e tracciamo l'asse di quel lato. Questi si intersecano in un punto centrale. Ora da questo punto tracciamo le due proiezioni sugli altri due lati. Perfetto, in evidenza avete tutto quello che ora conosciamo. Consideriamo questi due triangoli. Beh, di questi due triangoli cosa sappiamo? Sappiamo che hanno quei due angoli congruenti perché era la bisettrice, quei due angoli congruenti perché sono retti, perché erano le proiezioni, e quindi di conseguenza anche gli altri due angoli devono essere congruenti. Inoltre hanno quel lato in comune, quindi applicando il secondo criterio di congruenza possiamo dedurre che quei due triangoli devono per forza essere congruenti. In particolare sono congruenti sia quei due lati sia questi due lati. Perfetto. Ora concentriamoci su questi altri due triangoli. Di questi triangoli sappiamo che questi due lati sono congruenti perché quello è il punto medio. Sappiamo che quei due angoli sono congruenti perché sono 90 gradi, visto che era l'asse, e quel lato è in comune. Questa volta per il primo criterio di congruenza possiamo dedurre che quei due triangoli sono congruenti, in particolare quei due lati sono congruenti. E ora per concludere ci basta considerare questi due triangoli. Di questi due triangoli è vero che sappiamo soltanto due coppie di lati congruenti, ma abbiamo un angolo retto e il criterio di congruenza per i triangoli rettangoli ci dice che questo è sufficiente per dedurre la congruenza dei due triangoli, quindi anche quei due lati devono essere congruenti, e in particolare a questo punto la somma di questi due lati con la somma degli altri due lati ci dà lo stesso risultato, ovvero il triangolo originario era per forza isoscele, e siccome il triangolo originario era generico, questo dimostra che ogni triangolo è isoscele. Ah, i numeri immaginari, già che si chiamano immaginari, ma li avete mai sentiti? Non sanno veramente più cosa inventarsi. Pensate, c'è addirittura un numero, questo che si indica con la i, che elevato al quadrato darebbe -1, quando tutti sappiamo che un numero al quadrato non può mai dare un numero negativo. Ma vi diamo addirittura due ragioni del perché non possa minimamente esistere questo numero in realtà. La prima è algebrica e si fa in maniera evidente. Partiamo da questa ovvia uguaglianza, 1 è uguale a 1. Beh, sappiamo che invece di scrivere 1 possiamo scrivere radice di 1. Invece di scrivere quell'1 possiamo scrivere -1 per -1, tanto -1 per -1 fa 1. Adesso usiamo questa storica proprietà dei radicali, per cui possiamo spezzare quelle radici e otteniamo radice di -1 per radice di -1.
Abbiamo detto che questa radice di meno 1 è questo nostro fantomatico numero i, e quindi abbiamo i per i, che è proprio i alla seconda, che fa meno 1. E ora guardate con l'uguaglianza, avremmo che 1 deve essere uguale a meno 1. Ma come si fa a credere a queste sciocchezze? Non vi basta? Ve ne diamo un'altra. È risaputo che qualsiasi numero che non sia 0 ha due possibilità. O è positivo o è negativo. Bene, andiamo a vedere se questo i è positivo o negativo, quindi. Allora, se fosse positivo vuol dire che i sarebbe maggiore di 0. E quindi in una disequazione, se io moltiplico per un numero che è positivo, non devo cambiare il verso. Perfetto, moltiplico per i ad ambo i membri, tanto i è positivo, e ottengo i per 0 che è 0. E di là ottengo i alla seconda che è meno 1. Io otterrei meno 1 maggiore di 0. Che è chiaramente una contraddizione, perché meno 1 non è maggiore di 0. Va bene, direte voi, allora sarà negativo. Certo! Facciamo finta che i sia negativo. A questo punto, se moltiplico per i, devo cambiare il verso, perché i è negativo, e quindi ottengo i per 0 che fa ancora 0, e qua ottengo i alla seconda che fa meno 1, ma, avendo cambiato il verso, ho ottenuto ancora che meno 1 deve essere maggiore di 0. Che è ancora una contraddizione. Quindi questo i non può esistere, non sarebbe né positivo né negativo e ovviamente non è 0. Avete mai provato a chiedere a un matematico ma qual è il più piccolo numero positivo? Qual è il più piccolo possibile? E lui sicuramente in un bagno di sudore vi avrà detto no, ma è una domanda senza senso, no, ma guarda che non esiste un numero del genere, come puoi pensare che esista un numero più piccolo? Ecco, ora vi mostriamo il perché di queste risposte. Diamo un nome a questo numero, chiamiamolo A. Quindi abbiamo che A è maggiore di 0 e A è il più piccolo numero positivo possibile. Adesso consideriamo il suo quadrato. Il suo quadrato è un numero positivo pure lui, e siccome A era il più piccolo possibile, alla peggio A alla seconda sarà uguale ad A, sicuramente non potrà essere minore. Quindi avremo che A alla seconda deve essere maggiore o uguale ad A. Possiamo dividere per A ambo i membri, tanto A è positivo, e otteniamo che A deve essere maggiore o uguale a 1. Questo significa che, dato che abbiamo maggiore o uguale a 1, il valore più piccolo possibile per A è proprio 1. Quindi sì, c'è il più piccolo numero positivo in assoluto, ed è 1. Poi la matematica tende a contraddire se stessa. Avete infiniti numeri naturali, provate a pensarci, e è chiaro che per descrivere ognuno di essi prima o poi vi serviranno praticamente infinite parole. Pensate, la matematica riesce a dimostrarvi che per qualsiasi numero naturale non vi serviranno mai più di 13 parole. E come fanno? Usano queste cose, queste dimostrazioni per assurdo. Vi facciamo subito l'esempio. Allora, supponiamo che non sia vero quello che abbiamo detto, cioè supponiamo che effettivamente ci siano dei numeri naturali per cui sono necessarie più di 13 parole per descriverli. Allora ce ne sarà uno più piccolo di tutti, perché siamo ai numeri naturali e quindi uno più piccolo con questa caratteristica deve esistere. Siamo tutti d'accordo che questo numero possiamo descriverlo in questo modo. Il più piccolo numero naturale descrivibile in non meno di 13 parole. Sono 12, l'ho descritto in meno di 13, quindi questo è assurdo e la nostra supposizione deve essere errata, quindi tutti i numeri naturali possono essere descritti con meno di 13 parole. Poi, per i matematici non c'è niente di più bello che mostrarvi le loro serie divergenti e convergenti, queste somme infinite che danno dei numeri finiti o infiniti in base a come gira a loro. Ve ne mostriamo subito una intanto con un'animazione, che è questa serie. Quindi un mezzo, più un quarto, più un ottavo, più l'inverso di tutte le potenze di 2. Prendiamo un quadrato di area 1 e ne prendiamo metà. Poi aggiungiamo un quarto, quindi la metà della metà, poi ne aggiungiamo ancora la metà di quello che rimane, che è un ottavo, e così via. È evidente dal disegno che quando andiamo all'infinito questo valore tende a coprire tutto il quadrato e quindi la sua somma sarà 1.
Quello che ovviamente possiamo fare è vedere una versione algebrica di questa dimostrazione. È abbastanza evidente. Chiamiamo pure S questa somma. Potete tutti vedere come possiamo raccogliere un fattore un mezzo, e quindi abbiamo un mezzo per 1 più un mezzo più un quarto più un ottavo. Ehi, ma chi è quella parte lì? Quella parte è ancora la nostra somma originaria. E quindi otteniamo che la nostra somma è uguale a un mezzo per 1 più la somma stessa. Adesso ci basta moltiplicare per 2, portare la s dall'altra parte e otteniamo proprio che la somma deve essere 1, come ci aspettiamo. Questo è un trucco che funziona sempre quando avete questo tipo di somme. Potete prendere un terzo e rifare la stessa cosa. Potete raccogliere un terzo, potete dire che questo è 1 più s, questa volta andate a moltiplicare per 3 e ottenete questa somma. Quello che i matematici non vi dicono è cosa succede in questo caso. O meglio, vi dicono che tende all'infinito perché stiamo aggiungendo numeri sempre più grandi. No, guardate cosa succede davvero. Chiamiamo come al solito S la nostra somma, raccogliamo il 2 e otteniamo 2 per 1 più la nostra somma originale. Perfetto, svolgiamo il calcolo e otteniamo che questa somma fa in realtà meno 2. Ebbene sì, quando sommate dei numeri sempre più grandi potete tranquillamente ottenere un numero negativo, come in questo caso. Poi ci sono tutte quelle fesserie, tipo il principio di induzione, questo metodo magico per cui se voi riuscite a dimostrare che una cosa vale per un certo valore e dimostrate che il fatto che valga per un valore implica il fatto che valga per il successivo, vi garantisce che allora questa proprietà vale per tutti i numeri a partire da prima che avete dimostrato, così in regalo. Peraltro noi del Math Segnale avevamo fatto anche un video con il principio di induzione che era questo, mi raccomando andate a vederlo, perché così lo vedete proprio in azione. Volete vedere cosa si riesce a dimostrare con questo principio di induzione? Questo, cioè che tutti i gatti del mondo devono per forza avere lo stesso colore. Perché? Beh, è evidente, se prendiamo un insieme con un solo gatto, è chiaro che tutti i gatti di quell'insieme hanno lo stesso colore, ce n'è uno solo, è abbastanza ovvio. E adesso facciamo il passo induttivo, cioè supponiamo di sapere che tutti i gatti in un insieme di n gatti sono dello stesso colore, vogliamo dimostrare che questo implica che anche tutti i gatti di un insieme che ha un gatto in più, quindi n più 1, devono essere dello stesso colore. Come fare? È evidente. Questi sono i nostri n più 1 gatti. Scegliamo di toglierne uno e consideriamo l'insieme rimanente. Questo ha n gatti. E quindi, per l'ipotesi induttiva, tutti questi sono dello stesso colore. E adesso cosa facciamo? Beh, togliamo uno dei gatti precedenti, rimettiamo nell'insieme quello che abbiamo lasciato fuori e consideriamo questo insieme questa volta. Anche questo ha n gatti, noi sappiamo già il colore di quegli altri, siccome tutti devono essere dello stesso colore, allora anche quello originariamente escluso deve avere quel colore. E questo prova che n più 1 gatti sono tutti dello stesso colore e grazie al principio di induzione tutti i gatti sono dello stesso colore. Siete contenti? Ovviamente queste cose possono essere nascoste quanto volete, soprattutto in quella che è un po' la matematica avanzata. Considerate questo integrale. Sì, ok, tutti sapete integrarlo, c'è la vostra tabellina di integrazione, ma questo è quello che vi insegnano. Provate a pensare con la vostra testa, provate a farlo per parti. Ad esempio, considerate questo 1 come la funzione da integrare e questo 1 su x come la funzione da derivare. Perfetto. Allora, integriamo l'1 e otteniamo x, e moltiplichiamo chiaramente per 1 su x come ci dice la formula, e poi abbiamo meno l'integrale di la x rimane uguale e dobbiamo derivare 1 fratto x, che fa meno 1 su x quadro. Adesso un po' di semplificazioni, tipo questa x con questa x che ci dà 1, tipo quel doppio meno che diventa più, e quella x alla seconda con la x che ci dà 1 fratto x. Ripuliamo e abbiamo ottenuto che l'integrale di 1 su x è uguale all'integrale di 1 su x più 1. Togliamo i due integrali da ambo i membri e otteniamo che 1 è uguale a 0. Come può stare in piedi una cosa così?
Bene, anche questo video è finito. Se vi è piaciuta questa modalità con cui vi abbiamo presentato queste novità della matematica, non dovete far altro che farcelo sapere nei commenti e saremo felici di proseguire questa serie. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al Mathsegnale qui sotto e attivate le notifiche così non vi perdete i prossimi aggiornamenti sui nuovi video. Anche per oggi dal Mathsegnale è tutto. Ciao! Beh, ma questo fattore A meno B x, che è quello che abbiamo integrato, e dobbiamo derivare quel meno 1. Non è meno 1, più 1. A questo punto, raccogliendo. Non è raccogliendo, l'avevo fatto perfetto. Dai!